Buongiorno carissimi e benvenuti in un nuovo paese del mio viaggio in Centro America. Benvenuti in Belize. In questo video vi porterò con me alla scoperta di questo paese ancora poco conosciuto, vi mostrerò gli incredibili posti che visiterò e soprattutto le bellissime, stupende esperienze che farò qui. Voi come al solito mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi questa nuova avventura. Buona visione! Il Belize è il secondo paese più piccolo dell'America centrale dopo El Salvador e si trova nella zona sud-orientale della penisola dello Yucatan. Ma non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni. Questo piccolo gioiello, infatti, ha una biodiversità incredibile, sia terrestre che marittima. Pochi sanno che qui si trova la seconda barriera corallina più grande del mondo, dopo quella australiana. Un paradiso per chi ama il mare, le immersioni e lo snorkeling. Oh wow! Dopo averci passato una settimana, posso dirvi con certezza che è uno dei luoghi più sottovalutati che abbia mai visitato. Welcome to Belize! Yeah, thank you! E la mia esplorazione del Belize parte da una delle sue isole più famose, ovvero San Pedro. Sono arrivato qui stamattina con un traghetto da Belize City e passerò qui i prossimi 3 giorni. Sono super gasato perché infatti nei prossimi giorni prenderò parte ad un paio di tour che secondo me ricorderò per tutta quanta la vita. Adesso iniziamo ad esplorare un po' quest'isola. San Pedro è una delle mete turistiche più rinomate del Belize, grazie al perfetto connubio tra spiagge paradisiache, la vicinanza alla spettacolare barriera corallina e un'atmosfera che unisce relax e vivacità. Qui in Belize usano il dollaro belisiano che in pratica corrisponde al doppio dei dollari americani, quindi 20 dollari, questa è una banconota da 20 dollari, corrispondono a 10 dollari americani, quindi 10 euro più o meno. Ok, thank you. You're welcome. Perfect. 12, no? Is it correct? Thank you so much, muchas gracias. Have a nice day, bye bye. Uno smoothies alla banana, cioccolato, fragola, semi di chia e i fiocchi d'avena, 12 dollari belisiani. Interrompo un attimo il video per darvi una notizia super importante. Se state programmando un viaggio, questo è il momento perfetto per attivare la vostra assicurazione di viaggio con Eimondo. Infatti, solo fino al 13 aprile 2025 c'è uno sconto speciale del 15%. Dopo il 13 aprile lo sconto tornerà come sempre al 10%, quindi vi consiglio di non farvelo scappare. Trovate il link qui sotto in descrizione. Adesso torniamo al video. Welcome to San Pedro! Yeah, thank you guys. Very good. Welcome to Belize. Welcome to Belize, Always here to Belize. Welcome to Belize, and you know who said that? Me, Blackino, aka King Block 501. Raga, il mio primo giorno qui in Belize e devo dire di essere davvero contentissimo. Mi piace tantissimo l'atmosfera che si respira in quest'isola e sto notando un'enorme differenza con le persone del posto, perché qui mi salutano, mi sorridano, mi chiedono che cosa faccio, poi parlano in inglese e quindi è molto più facile chiaramente comunicare. Ho passato un mese in Messico e una cosa che ho notato, una difficoltà che ho avuto in Messico è stata quella di riuscire ad entrare in contatto con i messicani. Ho avuto molta difficoltà, invece qui devo dire che sono appena arrivato e un sacco di persone già mi parlano e mi chiedono cosa faccio e mi sorridono, mi dicono benvenuto, è molto bello, no? Hello! Sono sorridenti, è bello, mi sta piacendo tantissimo, davvero. Il Belize è l'unico paese dell'America centrale che ha l'inglese come lingua ufficiale, il che lo rende un po' unico rispetto ai suoi vicini di lingua spagnola. La sua storia coloniale britannica ha infatti lasciato un'impronta duratura sulla cultura e sulla lingua. Hello.
Uno dei posti più famosi dell'isola di San Pedro è sicuramente la riserva marina di Ol Chan, uno dei posti più belli in tutto il mondo, pensate, dove fare snorkeling e anche immersioni. Adesso stiamo prenotando l'escursione per stamattina, ci porteranno lì e ci porteranno anche in altri punti dove fare snorkeling. Visiteremo anche Kai e Kolker, che è un'altra isola bellissima, e sarà un tour di tutto il giorno. Questa è una delle 2 escursioni che farò qui sull'isola di San Pedro, per cui sono veramente gasatissimo. La riserva marina di Ol Chan è uno dei siti di snorkeling ed immersione più spettacolari e visitati di tutto il Belize. Il suo tratto distintivo è un taglio naturale nella barriera corallina che crea un habitat ricchissimo dove nuotano squali, pesci pelagici, razze, tartarughe e dove si trova una straordinaria varietà di coralli. Raga, 10 minuti che siamo sulla barca, abbiamo già visto una tartaruga gigante che tra l'altro purtroppo non sono riuscito a riprendere con la GoPro, e già un paio di razze. Mamma mia, questa giornata, lo so, sarà spettacolare, spettacolare. Istituita negli anni 80, la riserva ospita oggi oltre 160 specie di pesci ed è un vero paradiso per gli appassionati di snorkeling. L'accesso è consentito solo con guide esperte che attraverso tour organizzati vi porteranno nei punti di immersione più belli e sicuri. In descrizione trovate una serie di link per prenotare l'escursione perfetta per le vostre esigenze. Ok raga, il tour prevede una fermata, una pausa a Kai Kolker, che è appunto una delle altre isole super famose del Belize, un'isola ancora molto più piccola rispetto a San Pedro, l'isola dove sto soggiornando io in questi giorni. Abbiamo fatto pranzo qui con un pranzo proprio tipico belisiano, che in pratica prevede la presenza di riso, fagioli, pollo e banane. Veramente veramente buono, super consigliato. E adesso ci esploreremo un po' l'isola per i fatti nostri e poi torniamo sulla barca, perché la principale attrazione di questo tour non l'abbiamo ancora fatta, ce la siamo tenuta come ultima cosa. Il meglio infatti deve ancora venire, non vedo l'ora, sono super gasato. Pensate raga che fino al 1961 Kai e Kolker era un'unica isola, però appunto nel 1961 un uragano potentissimo colpì quest'isola e la divise in 2, pensate. Infatti adesso quest'isola è divisa in 2 da un canale d'acqua, dal mare praticamente, a causa dell'uragano del 1961. Pazzesco. Cioè raga, giusto per farvi capire, questa parte qui dove adesso vedete il mare, una volta faceva parte dell'isola. Quella lì è praticamente l'isola nord, che adesso sta a nord, e questa è la parte rimasta. Ed è pazzesco pensare che un uragano abbia portato via un pezzo di un'isola, cioè incredibile. Dopo qualche ora di relax sulla splendida Kai e Kolker, era finalmente arrivato il momento che tanto aspettavo, uno di quei sogni che mi portavo dentro da anni, uno dei motivi per cui desideravo così tanto visitare il Belize, nuotare con gli squali. Oh raga, guarda! Sono proprio sotto la barca, guarda quanti sono! You're so pretty. Oh mio Dio! Oh mio They're so Dio! pretty. I know. Oh wow! Wow. So big. You're so pretty. Il cuore batteva all'impazzata mentre mi immergevo in quell'acqua cristallina circondato da queste incredibili creature. Un mix di adrenalina pura ed emozione, un'esperienza surreale che mi ha lasciato senza fiato. Purtroppo, proprio quel giorno la mia GoPro ha deciso di abbandonarmi e ho dovuto affidarmi ad una cover subacquea per il telefono. Le riprese non rendono giustizia a quello che ho vissuto, ma credetemi, è stato un momento che non dimenticherò mai. Wow, 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 wow.
Nuovo giorno e nuova incredibile esperienza. Quando ho deciso di visitare il Belize, sapevo che c'era un'esperienza unica che non potevo perdermi. A circa 70 km al largo, nel cuore del Mar dei Caraibi, si trova il leggendario Great Blue Hole, un abisso blu perfettamente circolare, 300 metri di diametro ed oltre 120 di profondità, considerato uno dei 10 migliori siti di immersione al mondo. E quando ho scoperto che da San Pedro si poteva sorvolarlo in aereo, non ho avuto dubbi, dovevo troppo farlo. Mio Dio, quanto è piccolo! Oh wow, raga, lo sto facendo per davvero. Oh mio Dio! Total flight time will be an hour. Aircraft boarded. Cessna Caravan has 4 emergency exits, 2 to the front and 2 to the back of the cabin. In case of an emergency, life jacket and safety briefing cards and a life raft is in the back of the aircraft. Just a reminder that smoking and vaping is prohibited on this flight. Seatbelts are to be maintained during all the entire of the flight, and thank you for choosing Traffic Air. Appena decolliamo con il nostro piccolo aeroplano, il panorama è già incredibile. Isole deserte, barriere coralline, banchi di sabbia immersi nel mare turchese. Poi, all'improvviso, eccolo lì, sotto di noi, il Great Blue Hole, perfetto, immenso, ipnotico. Oh mio Dio! Una scarica di adrenalina mi attraversa mentre lo ammiro dall'alto, un vortice blu scurissimo, senza fine, circondato da un anello di coralli che lo rende ancora più surreale. Sorvolarlo è il modo migliore per coglierne la grandezza, ma non solo. Dall'alto, la barriera corallina del Belize si mostra in tutta la sua bellezza, un'esperienza semplicemente indimenticabile. Thank you, my friend. Bye bye. Wow, raga. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta, sopravvissuti. Che esperienza, bellissimo. Bellissimo, mamma mia, sono troppo contento di averla fatta. Super adrenalinica, che roba. Una delle esperienze più belle che io abbia mai fatto finora, in tutta la mia vita, Tornata a San Pedro, raga, il modo più comune, più diffuso per muoversi sull'isola ed esplorare un po' i suoi dintorni, cercando quindi di uscire anche dal centro più turistico, è noleggiando queste golf cart. Costano all'incirca $35 al giorno, ma se avete la fortuna di fare amicizie sull'isola, come ho fatto io, non pagherete niente e vi scorteranno in giro per l'isola. Ho conosciuto 2 ragazze vietnamite che mi stanno portando a Paradise Beach, andiamo a vedere il tramonto da lì oggi. Oppala! Wow! Arrivati a Secret Beach, raga, questa è una delle principali attrazioni sull'isola di San Pedro. Carino. Oddio, c'è un'iguana, la vedete? Oddio. La stavo per calpestare. Scusa, piccola. Hey Andrea, welcome to Secret Beach. It's paradise, man. Take a look. Yeah, thank you, my friend. Yeah, man. It's beautiful. Yeah, it's beautiful. It's paradise. Yeah, thank you.
Belize mi sta facendo impazzire, sono completamente innamorato delle persone, dell'atmosfera che si respira qui e dei paesaggi e delle esperienze che sto facendo. Sono davvero troppo contento di essere venuto in Belize. Purtroppo tocca lasciare questo paradiso, raga. Quest'isola mi è piaciuta tantissimo. Oggi devo prendere la barca direzione prima Belize City e poi da lì non mi fermerò, non la visiterò perché da quello che ho letto non c'è molto di interessante. Dicevo, da lì prendere un bus invece che mi porterà a San Ignazio. Con i suoi circa 70.000 abitanti, Belize City è la città più grande del Belize e il suo principale centro economico e culturale, anche se la capitale ufficiale del paese è Belmopan. Io l'ho usata solo come punto di transito per raggiungere San Pedro prima e successivamente San Ignazio. Dopo più di 3 ore su quel bus, raga, ce l'ho fatta. Sono arrivato a San Ignazio, la mia ultima destinazione qui in Belize. Infatti questo piccolo villaggio si trova molto vicino al confine col Guatemala, che infatti è il mio prossimo paese del mio viaggio in Centro America. L'attrazione principale di San Ignazio e una delle più celebri di tutto il Belize è l'Aktun Tunichil Muknal, meglio conosciuta come ATM Cave. Questa non è una semplice grotta ma un antico sito sacro Maya dove venivano svolti riti e sacrifici umani. Purtroppo all'interno non è consentito l'uso di GoPro o fotocamere, quindi non ho immagini da mostrarvi, ma vi assicuro che è una delle esperienze imperdibili del Belize. Un mix perfetto di avventura, adrenalina e mistero, dove tra cunicoli sommersi e pareti di roccia si possono ammirare reperti archeologici e persino scheletri umani, testimonianza di antichi rituali Maya. Se siete in Belize, questa è un'esperienza da vivere assolutamente. Cari amici viaggiatori, siamo arrivati alla fine di questo video. Il Belize è un paese incredibile e ritengo che sia ancora veramente troppo sottovalutato. In una settimana ho solo sfiorato tutto quello che ha da offrire. Oltre alle isole e alla barriera corallina ci sono infatti foreste selvagge, fiumi da esplorare, antiche rovine Maya e tanto altro. Il Belize è una destinazione perfetta per chi ama il mare e l'avventura, magari da combinare con il Guatemala, che sarà la mia prossima tappa. Io vi ringrazio se siete arrivati alla fine di questo video, lasciatemi un bel like se vi è piaciuto e se non siete ancora iscritti al canale considerate di farlo per non perdervi tutti quanti gli altri video. Noi come al solito ci vediamo in una prossima avventura, ovvero in Guatemala. Ciao! Paolo, in questo video vi porterò con me alla scoperta di questo piccolo paese. Paolo, ready? 1, 2, 3. Paolo, adesso per tutta quanta la mia vita, adesso dire che Paolo, uno smoothie al cioccolato, fragola, banana, chia e Paolo. E mi sto dimenticando qualcosa. È stata proprio quella di riuscire ad affacciare. È stata quella di riuscire a... Visiteremo anche Kai Kolker, che è un'altra isola bellissima. Perché l'ultima... Perché la principale attrazione di questo tour non l'abbiamo ancora fatta, ce la siamo tenuta